Yamaha AG06, un mixer piccolo ma potente e pieno di funzionalità interessanti. Scopriamolo insieme. Finalmente siamo arrivati alla recensione completa e dettagliata del mixer Yamaha AG06. Proviamo a vedere nel dettaglio tutte le sue funzionalità. Canale numero 1, ingresso Canon XLR e ingresso jack per i microfoni. Ha la 48 volt, quindi per alimentare microfoni a condensatore, e ha un pad, ovvero un attenuatore di segnale. C'è la spia del 48 volt per ricordarti che l'hai attivata o che dovresti attivarla. Ha un gain, un volume con indicatore di picco e ha una sezione di effetti dove c'è compressore equalizzatore e effetto, ovvero un reverbero con del delay. Canale numero 2. Canale numero 2, stessa cosa, ingresso XLR e jack, però questa volta, pur avendo il pad di attenuazione, ha uno switch che ti permette di passare da chitarra a microfono. Quindi in base alla fonte che stai utilizzando selezioni chitarra o microfono. Non ha la 48 volt su questo canale, come puoi notare. Ha il gain, ha il volume con il picco e gli effetti. Il secondo effetto, questo di reverbero e delay, c'è, ma non c'è compressore gate quanto c'è un simulatore di amplificatore, proprio perché potrebbe essere usato anche per chitarra. Canale 3, 4 e 5, 6 in realtà sono molto simili. Cosa cambia? Cambia che nel canale 3, 4 c'è un ingresso jack, nel canale 5, 6 c'è un ingresso RCA. In entrambi i canali c'è un gain, puoi selezionare tra gain, high e low, quindi nel caso in cui tu non possa selezionare il volume nella fonte esterna, puoi farlo anche qui. E nel canale 3.4 abbiamo la manopola del volume, così come ce l'abbiamo anche qui, posizionata diversamente da questa, potrebbe trarre in inganno, posizionata qui. Ok, quindi qui c'è il disegnino della tastiera che trovi qui c'è il disegnino del CD che trovi qui. Ok. La differenza tra i due, come ti dicevo, è minima. Io lo utilizzo in questo modo. Ho un lettore MP3, normalissimo lettore MP3, che utilizzo con degli RCA in questo modo. Ok? E quindi ho il volume qui che posso controllare. Ok, volendo utilizzare comunque un lettore MP3 ma non hai un cavo con gli RCA, puoi utilizzarlo qui dentro AUX. Perché io non lo utilizzo? Perché non ha il volume. Mentre il canale 5.6 è stereo, RCA ed ha il controllo del volume, se avessi inserito il lettore MP3 dentro AUX non avrei avuto il controllo sul volume. Avrei potuto controllarlo esternamente, ma non sul mixer. Quindi, siccome non occupo tutti gli spazi di questo mixer, ma ci sono delle funzionalità che non utilizzo, ho preferito non utilizzare AUX. Quindi dicevamo 3, 4, 5, 6, chiaro il loro utilizzo. Poi ancora, che cosa abbiamo? Qui questa manopolina che può confondere, perché io le avrei invertite sinceramente, perché a fine di ogni canale c'è la manopolina del canale stesso, invece qui hanno messo queste anziché questa. Comunque, che cos'è questa? È il volume della fonte che sta arrivando dal computer e che arriva tramite appunto la connessione USB. Questo mixer si connette al computer tramite USB ed è una USB 2.0, tra l'altro credo che questo tipo di USB si chiami A ed è una connessione molto vecchia. Sinceramente avrebbero potuto mettere una USB-C per renderlo molto più attuale. Se tu vuoi usare questo mixer anche con il tuo iPad, ad esempio, o un tablet qualsiasi, hai bisogno di una fonte supplementare di energia che puoi avere tramite questo ingresso che puoi collegare alla corrente, insomma alla presa al muro, in modo da alimentare il mixer, perché da solo sul tablet non basta questa porta USB 2. Probabilmente se fosse stata USB-C ce l'avrebbe fatta. Comunque, tant'è, non possiamo cambiare questo mixer. E questa funzionalità è molto interessante perché ti permette di ascoltare all'interno del tuo mixer, quindi anche con un potenziometro, una fonte esterna. Poi ti racconterò a che cosa serve, come la utilizzo e come probabilmente la potrai utilizzare anche tu. Poi ancora qui sopra abbiamo uno stereo out, comodissimo, un foot switch. Hai mai usato un foot switch? Ecco, per esempio, una domanda che mi viene in mente: hai mai usato un foot switch? Sai, sulle tastiere, sui mixer, ci sono un sacco di apparecchiature elettroniche nel mondo dell'audio che utilizzano il foot switch. Io
pur bazzicando in questo mondo da una vita, mai utilizzato un foot switch. Tu? Rispondimi nei commenti, per cortesia, fammi sapere se l'hai utilizzato e soprattutto come, perché hai utilizzato un foot switch. Non vergognarti, c'è sempre una prima volta. Poi c'è stereo out, che puoi collegarlo alle casse monitor, e le cuffie, che sono alimentate da questo, sono controllate, perdonami, da questo potenziometro, mentre le casse sono collegate a questo potenziometro. C'è un tasto mute, come puoi vedere. Questo tasto lo puoi mutare, ma muta entrambe, quindi sia le cuffie che le casse. Non trovo un reale utilizzo di questa funzionalità, perché sarebbe utile mutare una e non l'altra, invece questa qui, tac, tutte e due. Pazienza, va bene. Poi sto lasciando per ultimo le cose interessanti. Headset, per esempio. Headset puoi inserire hai presente quelle cuffiette col microfono? Ecco, puoi inserirlo in modo da poterle utilizzare sia come microfono che come cuffie, quindi hai una cosa in più supplementare. Io sinceramente di headset utilizzo le cuffie, quindi metto due tipi di cuffie in questo mixer, quindi qui le cuffie professionali che posso controllare dal potenziometro, e qui le cuffie quelle degli smartphone. Perché faccio questo? Perché così riesco ad avere due ascolti diversi. L'unica cosa a cui devi prestare attenzione prima di dire che il mixer è rotto o non funziona è che quando inserisci entrambe le cuffie, questa qui dell'headset prevale su questa, quindi quando le inserisci entrambe ascolti solo questa, se stacchi questa ascolti quest'altra. Io ce l'ho entrambe collegate, ma ovviamente quando sono entrambe collegate funziona soltanto quella dell'headset. Quando la stacco quella dell'headset ascolto con quella delle cuffie professionali. È interessante avere due ascolti, perché nel mio caso, facendo podcast, la maggior parte degli ascoltatori dei miei podcast mi ascolta appunto con le cuffiette da smartphone, quindi ho un ascolto un po' più importante, più approfondito, e poi un ascolto, diciamo, lato consumer. Ok. Poi, questa sezione qui, che voglio farti notare perché è molto 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 interessante, è una sezione veramente utile di questo mixer, e probabilmente questa che fa la differenza. Nel dettaglio, questo selettore a 3 posizioni ci dice che nel momento in cui è qui nella posizione più alta dove c'è scritto Dry CH1 e 2, che cosa fa? Invia al computer il suono prelevato dopo la manopola, quindi dopo il gain, quindi con un segnale non processato dei canali 1 e 2. Questo segnale non è influenzato dall'impostazione delle manopole di livello, quindi dal volume. E in effetti che cosa puoi fare? Ti permette di registrare separatamente i suoni in ingresso nei canali 1 e 2, quindi voce e chitarra ad esempio, come se tu stessi utilizzando una scheda audio. Quindi è molto interessante. Spostandolo al selettore centrale Input Mix, che cosa fa? Invia al computer il mix stereo di tutti i suoni in ingresso nel mixer, tranne, attenzione, tranne quello proveniente dal computer, quindi tranne tutto ciò che arriva da questa manopolina qui. Infine, terza posizione del selettore, loopback, e questa è una funzione molto interessante. Perché? Perché invia al computer un mix stereo che comprende tutti i suoni in ingresso nel mixer e in più i suoni riprodotti dal computer, quindi anche quelli relativi a questa manopolina. Ed è credo l'impostazione più interessante, perché è quella utile per fare webcast ad esempio. Quindi tornando di nuovo a noi, se metti su Dry CH1 e 2 hai le due tracce separate, quindi come se fosse una scheda audio, e questo mixer è pensato per registrare voce e chitarra soprattutto. Se vai su Input Mix hai un mix generale di tutto quello che entra nel mixer tranne ciò che arriva dal computer. Se vai su Loopback hai un invii al computer tutto ciò che entra dentro il mixer, compreso la fonte che sta arrivando dal computer. Quindi immagina di voler fare webinar, live streaming, webcast, conferenze online. Tutto questo puoi farlo non solo lavorando su ciò che entra dentro il mixer, ma anche facendo arrivare una fonte esterna, e questo è davvero davvero interessante. Eccoci nella parte del video dove vediamo appunto gli effetti digitali di questo mixer. Puoi scaricarli da questa pagina, è facilissimo, sono nel sito Yamaha, nella sezione download del mixer AG06, e ho scaricato, come puoi vedere qui, ho scaricato per Mac, cioè esistono anche per PC, questo AG-DSP controller. Benissimo, questa è la modalità easy, quindi c'è Channel 1, Amp Simulator, Effect. Però noi andiamo nella modalità esperta, così possiamo vedere qualcosa di più interessante. Quindi clicco qui, Application Change, Yes, e vediamo questo.
Ok. Allora, come puoi vedere, il pannello è diviso in 3 grossi blocchi. Il primo Channel 1, il secondo Channel 2 con l'Amp Simulator e qui l'effetto. Come se ti ricordi, sono abilitabili dal singolo canale, cliccando appunto su Comp EQ, Effect nel primo canale, Amp Sim, quindi Amp Simulator, e Effect sul secondo canale. Allora, io come ti avevo già detto non uso questi effetti, quindi li ho utilizzati soltanto la prima volta quando ho comprato il mixer e poi non li ho usati mai più. Quindi non ci ho smanettato granché, però voglio farti sentire come suonano. Innanzitutto voglio dirti che io sto usando il mixer Yamaha G06 con il Rode PodMic con un Cloud Lifter e ho volume ore 12, gain ore 12. Allora, proviamo nel Channel 1 a proviamo dei preset. Allora, speech. Prova. Giustamente non l'avevo abilitato, questo è un errore che faccio sempre. Ora lo abilito, adesso sto parlando con la voce normale, adesso abilito compressore equalizzatore in preset speech. Vediamo la differenza, prova, questa è la differenza. Sì, si sente la differenza, non so se la noti. Prova, check, 1, 2, 1, 2, prova, adesso l'ho disabilitato. Adesso ho disabilitato il preset, adesso lo attivo. Senti la differenza? Ok. E poi ovviamente puoi andare a smanettare con tutte con tutti i parametri. Proviamo un altro preset, prova, check, 1, 2, 1, 2, prova. Anche questo non è male, mi piaceva di più forse questo. Prova. E inoltre c'è la sezione Effect dove ci sono un po' proviamo con i preset. Prova, devo sempre abilitarlo. Ecco. Prova. Sembra un po' il Papa dal balcone. Ehi voi che volete fare podcast, comprate lo Yamaha G06. Insomma, io non userei mai questo plugin così estremo soprattutto, perché poi c'è Room che è un po' più che ha un po' più senso, però in assoluto stacchiamolo, tac, ok, abbiamo ucciso il reverbero che diciamo non ci serve. Forse era più bello questo, però stavo pensando questo è più scuro. Allora, niente, questa è la sezione, c'è l'Amp Simulator, che non ho una chitarra per fartela sentire sotto la voce, sarebbe assurdo, sarebbe soltanto casino. E niente, questa è la parte relativa appunto agli effetti. Ovviamente puoi regolarti tutto quello che vuoi sulla voce per rendere... Aspetta, non si sente più. Per rendere una voce quanto più interessante per te, modificare l'equalizzazione, come vedi funziona, si muove e influisce sulla voce, senti come cambia. Ok, ho fatto un casino. Ok, e niente, questa è la parte degli effetti che probabilmente può esserti utile. Ripeto, a me non piace molto perché uso outboard esterno, poi uso i miei plugin fidati, per cui non ho necessità di usare quest'altro, però non è assolutamente male. Ti dico la verità, questo plugin suona decentemente. Non lo userei, ma se stai iniziando adesso, se non hai chissà quanti plugin o outboard esterni, sicuramente può essere utile, perché ha un suono tutto sommato decente. Ok? Mettiamo equalizzazione, questo qui. Stage. Ok? Meglio. Ok? Senti che bello. Prova. Ciao. Per quanto riguarda i pro e i contro di questo mixer, allora partiamo dai pro, e sono davvero tanti. Questo mixer è super versatile, puoi farci veramente di tutto. È un mixer incredibile perché suona benissimo grazie ai suoi preamplificatori, è super versatile, c'ha un sacco di ingressi, un sacco di uscite, puoi fare un sacco di collegamenti e quindi è veramente molto bello, te lo consiglio assolutamente. La presenza di effetti lo trovo un punto a suo favore, anche se io non li utilizzo mai. Non ho mai utilizzato questi effetti perché, ti dico la verità, la qualità non mi fa impazzire, ma magari nel tuo caso vanno benissimo. Ci sono. L'ascolto con le cuffie è senza latenza, ormai ce l'hanno un po' tutte le schede audio, te lo dico, però è senza latenza, e
la cosa fondamentale, la cosa veramente, veramente figa di questo mixer è la funzione loopback, quella che ti ho accennato prima, ok? Quindi puoi registrare tutto, anche una fonte proveniente dal tuo computer. Quindi questo rende questo mixer davvero un prodotto unico. Arriviamo adesso ai contro. Non sono tantissimi, ma un paio di questi sono per me veramente, veramente importanti. Iniziamo. Allora, il primo è questo: mancanza di una porta USB-C, che ormai è diventato uno standard, per cui questo tipo di porta USB 2 A, se non ricordo male si chiami così, A, e lo rende veramente antiquato. Quindi io ho un paio di cavi così a casa perché per dei microfoni USB, ma diciamo nella maggior parte delle case non si trovano, quindi devi comprarlo apposta e lo userai solo per questo, perché non credo che esistano altri dispositivi adesso con questo tipo di ingresso. Comunque una USB-C sarebbe stato opportuno. Comunque il mixer funziona lo stesso, quindi non c'è problema. Ancora, una cosa gravissima dal mio punto di vista, veramente veramente grave, è la mancanza della 48 volt sul secondo canale. Spesso ho avuto necessità di fare confronti per i miei video, confronti tra due microfoni entrambi alimentati con la 48 volt, e non l'ho potuto fare utilizzando questo mixer. L'ho fatto attraverso la scheda audio, però diciamo questa cosa mi infastidisce non poco, perché questo mixer è veramente perfetto tranne per questa cosa che dal mio punto di vista è veramente grave. Magari a te non serve, quindi bypassa quello che ti ho detto, però se tu hai in mente di usare due microfoni e entrambi hanno bisogno di 48 volt, questo mixer non va per te. Inoltre, se provieni da una scheda audio e non hai mai usato un mixer prima, questo mixer potrebbe d'impatto risultare difficile, perché guarda, ha un sacco di controlli, manopoline, ingressi, uscite e quant'altro. Quindi d'impatto potrebbe essere complesso, anche se la curva di apprendimento di questo mixer è praticamente bassissima, cioè impari ad usarlo immediatamente. Però se hai delle nozioni di base meglio, se non ce l'hai ci metterai un po' in più, ma lo imparerai tranquillamente, quindi è un difetto ma non eccessivo. Un'altra cosa che mi fa parecchio incazzare di questo mixer è questa manopola del volume. Questa manopola del volume, se superi ore 11, inizia a fare un fruscio pazzesco, veramente pazzesco. Non riesco a oltrepassare ore 11 con questa manopola, perché veramente nelle cuffie sento un casino pazzesco, non ce la faccio. E non so, mi sembra veramente strano che un mixer del genere abbia tutto questo rumore di fondo, però è così, e questa è una cosa secondo me molto molto dannosa. Bene, spero che questo video ti sia stato utile per prendere una decisione se acquistare o meno il mixer Yamaha G06. Nel complesso credo sia davvero un ottimo mixer, soprattutto per quel paio di funzioni fondamentali che ti ho mostrato nel video. Comunque fammi sapere se sei interessato ad acquistarlo, se lo comprerai, quali sono i punti che ti piacciono di più e i punti che ti piacciono di meno di questo mixer. Benissimo, non mi resta che salutarti per adesso, darti appuntamento alla prossima settimana. Prima però ti ricordo di iscriverti al mio canale e cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Per ora è tutto, alla prossima e buona registrazione!